Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone. Andiamo a vedere la verità nascosta che presto scoprirai. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Può essere un segreto, una rivelazione, un chiarimento. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, andiamo a vedere, leone, la verità nascosta che presto scoprirai. Cosa stai per scoprire? Allora, prima carta, la carta di quello che stai per scoprire, del segreto. Seconda carta, quella della rivelazione. Come, attraverso chi questa verità sta per arrivare a te, chi o cosa. Terza carta, la terza posizione ci mettiamo le sibille. Due carte delle sibille per vedere ancora di più la concretezza, un indizio preciso. Ne mettiamo due, una e due. Poi mettiamo la carta della conseguenza, cioè cosa cambierà per te dopo questa rivelazione. E poi la carta del consiglio sciamanico, il messaggio del tuo amante mistico, per trasformare questa verità in un dono. La carta chiave, cosa fare, come reagire, come camminare, no? Nella luce di questa verità che scoprirai. Vediamo. Allora, ragazzi e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa stai per scoprire? Allora, andiamo a vedere. Prima carta è il segreto, no? Vediamo un po' cosa c'è dietro il velo. Qua abbiamo un 5 di spade. Guarda, dietro il velo qua mi dice che c'è una sconfitta che non è stata detta. Una battaglia che si è conclusa, però non ti hanno raccontato il vero finale di questa battaglia, il vero epilogo, non ti hanno detto la verità di come è finita questa battaglia. Questa carta mi dice che qualcuno ha agito in maniera sleale, oppure che qualcuno ha nascosto il proprio vero ruolo in una situazione di conflitto. Per esempio, potresti aver percepito ostilità, però non immaginavi che la radice fosse così personale. Cioè c'è stata una dinamica del vincere a tutti i costi con questa carta e questo ha lasciato degli strascichi emotivi e strategici. Ok? Questa è l'energia nascosta, quello che si muove dietro le quinte della tua vita, quello che si sta muovendo, no? Andiamo a vedere adesso la carta della rivelazione, cioè scopriamo come o attraverso chi questa verità sta per arrivare a te, no? Il messaggero della rivelazione. Vediamo un po'. E qua abbiamo il 9 di coppe. Guarda, questa verità arriva in un momento in cui ti sentirai bene, in pace. Non lo so, forse durante un incontro conviviale oppure durante un'occasione sociale piacevole. Potrebbe essere una conversazione rilassata, un brindisi, una serata in cui abbassi le difese, insomma che stai rilassato, rilassato. E proprio lì, senza aspettartelo, arriva il nome di quella persona, oppure il dettaglio di questa situazione, oppure la frase. Cioè questa rivelazione non arriva in un contesto di conflitto, ma in un contesto di apparente armonia, cioè come se l'universo volesse consegnarti la verità quando sei in grado di riceverla, capito? Senza essere travolta o travolto. Interessante. Vediamo, andiamo nel dettaglio proprio, qua andiamo a vedere proprio l'indizio preciso, la nemica. E poi? La speranza. Allora, ti dico chiaro, la nemica parla di una persona che ha agito contro di te, forse in silenzio, forse con una facciata amichevole,
ma la speranza indica che la verità che scoprirai ti permetterà di chiudere una ferita e di aprire una nuova possibilità. Per esempio, potresti finalmente capire chi non meritava il tuo spazio e chi invece, una volta liberato da sospetti, cioè non è più sospetta una certa persona, potrà essere accolto di nuovo nella tua fiducia. Cioè, ti permette di prendere le misure questa verità, insomma. Interessante. Ok, vedete le sibille come sono proprio chiare. Vediamo cosa cambierà per te dopo questa rivelazione. Vediamo qual è il nuovo scenario che si aprirà quando scopri questa verità. Cambi prospettiva, l'appeso. Allora, questa verità o questa rivelazione ti costringerà a fermarti, a guardare la situazione da un'altra prospettiva. Non agirai subito. Cioè, prima ci sarà un tempo di sospensione, di riflessione profonda, ma proprio in questa immobilità nascerà una visione nuova per te, cioè vedrai le persone per ciò che sono, senza illusioni, senza fronzoli, e questo ti permetterà di avere un'enorme scelta, ok? Un'altra prospettiva proprio. Vediamo adesso la carta del consiglio sciamanico, cioè la carta chiave, come fare, come reagire, come camminare nella luce di ciò che scoprirai, no? Andiamo a vedere. E infatti, Regina di Coppe. Allora, l'amante mistico, lo spirito guida, ti invita qui a rispondere con profondità, non con reattività, non con la reazione. Ti dice questa carta: accogli le emozioni come acqua, lascia che scorrano senza irrigidirti. Va bene? Sapete come si accolgono le emozioni? Il consiglio della Regina di Coppe è proprio la sciamana, no? Delle emozioni. Allora, la Regina di Coppe sa che la verità è un dono, anche quando brucia. Quindi ti dicono: usa questa rivelazione per raffinare la tua sensibilità, per proteggere ciò che ami e per trasformare la ferita in forza e in saggezza con la Regina di Coppe. Ok, accipicchia. Allora, faccio un riassunto. Nei prossimi giorni, a partire da adesso che guardi il video, potresti ricevere una frase oppure una confidenza da parte di qualcuno, una confidenza che è apparentemente innocua, magari durante una cena, una pausa caffè o un momento di relax. Ora, quella frase farà scattare un collegamento con situazioni passate e capirai chi ti ha ostacolato e perché. C'è la figura di un femminile qua. Allora, ti sentirai inizialmente un po' destabilizzata o destabilizzato, però subito dopo arriverà una pace interiore, ce lo insegna la Regina di Coppe, perché saprai di aver finalmente visto il volto dietro la maschera. Ok? Quindi, a livello poetico finale, io ti posso dire che il fuoco che arde nel tuo petto non ha bisogno di guerre inutili. L'ombra che ti guardava da lontano si svelerà qua senza rumore. E tu, come un sole al tramonto, saprai illuminare anche ciò che ha tentato di spegnerti. Quindi, custodisci la verità come acqua pura. Non tutti meritano la tua verità, ma tu sai come farla fiorire. Ok? Accipicchia. Che bella bomba. Vediamo un po'
cosa ti dicono gli oracoli. È la tua saggezza, ascolta la tua voce interiore, eccola qui, lei sa cosa fare, infatti. Cos'altro? Nulla accade per caso, infatti accadrà, dici casualmente, no, non è casualmente, te l'ho detto prima, una confidenza così, sembra casuale, ma non è così. Presta attenzione. Ancora. Guarda un po'. Il quadrifoglio. Eh sì, va tutto bene, continua così. Questa verità nascosta che scoprirai molto presto ti dirà che va tutto bene, cioè nel senso è come se fosse un po', sai i puntini sulle i, sai quando si fa il quadro, no? Ecco, ti libera questa verità, ti libera con la regina di coppe, ti libera. Raggiungi una pace interiore, all'inizio è un po' così, dici ma come? Sì, una pace interiore. Vediamo un po' queste altre. Festa dell'opulenza, scelte e relative conseguenze. Potrebbe anche essere... Allora, prima di tutto questa carta mi dice che mi riconferma con la carta del quadrifoglio, questa cosa ti libera, libera un peso magari anche inconscio che avevi. E la scelta che farai ti renderà prospera o prospero. Tu ti alleghi con le tue emozioni, cioè è come se questa verità... Ma tu forse lo sapevi già, ti dico anche questo. Questa è una grande carta di abbondanza e di prosperità grazie a questa verità rivelata. C'è anche una questione di invidia forse qui, credo. Vediamo cos'altro. Le stelle nel cielo, possibilità illimitata. Questa è una carta di grande prosperità anche mi dice che tu puoi tutto. Tu puoi tutto. E connetterti con la tua natura interiore ti permette di accedere a qualsiasi tipo di realizzazione tu voglia compiere nella tua vita. Sì. Sai cosa voglio fare? Voglio un attimo vedere questa verità. Mi ha incuriosito. Allora, sul 5 di spade ci metto delle sibille. Vediamo un po'. Vediamo, sempre su questa 5 di spade dove mi dice che qualcuno ha agito in maniera sleale o ha nascosto il vero ruolo, no? Una conversazione. Guarda, ti dirà, questa cosa che è accaduta avverrà durante una conversazione, qualcosa di conviviale, dove tu stai bene. E tu vedrai anche che in questo passato questa persona ti sembrava serena, non ti sembrava nemica, insomma, è una figura femminile. Ancora sulla carta della nemica. Bambino. Due altre. L'amante. E la morte. Guarda, io ti dico chiaramente che queste carte mi stanno parlando di immaturità. Sì, questa carta non è un bambino, no? Letterale, sempre, non è in modo letterale, è l'archetipo dell'immaturità, dell'energia principiante, dell'ingenuità che agisce senza misura, un po' così. E questo seme di quadri sta proprio a indicare il fatto che c'è una componente pratica, materiale, un calcolo, un'attesa strategica. È come se ci fosse una persona che ha valutato determinati pro e contro e si sia poi affacciata a te, però questa cosa porta a un cambio,
praticamente ti dico che, allora, qua la verità arriva come una conversazione gentile anche, durante un momento sereno, cioè come se scoprirai che dietro il danno c'è una persona immatura, una che ha calcolato delle azioni e, e che certamente questa cosa determina la fine di una certa situazione, ok? Tu ti fermerai a pensare qua con l'appeso, ti fermerai prima di agire, no? Perché la regina di coppe qua ti chiede una risposta matura, consapevole, e una sorta di richiesta di scuse, vedo qui. Cioè, la persona, in pratica, la persona qua che ti ha danneggiato può essere una persona giovane, ma non giovane soltanto di età, anche nello spirito, una persona ingenua, ecco, ma anche opportunista, no? Cioè, può aver agito per un interesse concreto, che può essere lavoro, posizione, oppure anche un vantaggio sociale. Però la morte indica una trasformazione radicale di questo legame qua. Cioè, se l'altra persona a parlare, dice questo partner qui, per esempio, no? Aspettati proprio delle parole definitive, delle scelte che decidono proprio la forma di un tipo di relazione, una fine, una separazione, un cambio di stato, oppure delle confessioni proprio qua che rendono impossibile tornare come prima. Quindi c'è stata questa mossa sleale, però la chiave della rivelazione è una conversazione sincera, mi dice qua. Qualcuno ti dirà le cose a parole, anche con un certo atteggiamento emotivo, credo qua. Questa rivelazione arriva in un momento piacevole, una serata, un brindisi, cioè non aspettarti delle grida, no? La verità ti viene offerta calma. Mm? Ok. La reazione tua, l'appeso, sospensione, osservazione, azione non immediata. E qual è la risposta ideale? La compassione matura. Confini chiari, cura di sé. Allora, ti do 3 scenari possibili per aiutarti a riconoscere questa situazione qua. Una persona giovane, oppure una persona nuova, oppure una persona inesperta ha agito per opportunismo. Ti verrà detto in privato durante una cena. Per esempio, ho fatto così perché. Dietro a quel perché c'è un calcolo pratico, se ti riquadri. Oppure un collaboratore giovane o inesperto ha mosso qualcosa per motivo economico e professionale e adesso la verità emerge in un contesto conviviale. Ok. Se c'è un amante coinvolto qui, questa sua confessione è come se spalancasse la possibilità di una fine netta, cioè non va più, ti dice, è finita. È un dolore forte qua, è un dolore forte. Mm. Fai attenzione a degli inviti a delle cene, a delle feste o dei brindisi nei prossimi giorni, no? Delle frasi che iniziano magari con devo dirti o non volevo. Fai attenzione anche a dei riferimenti a delle persone nuove, persone giovani, inesperte, oppure a delle decisioni prese per opportunità. Mm. Allora, i passi pratici da fare subito, no? Allora, se la conversazione arriva, quando arriva ascolta fino alla fine, non interrompere. Proprio respira, mantieni la voce calma. Mm. Non pubblicare niente sui social dei tuoi stati emotivi nei prossimi 72 ore, 48 ore quando arriva questo. Ti dicono calma. Mm? Sì. Sì, perché questa è una verità che praticamente apre una grande opportunità per te di opulenza, cioè qualcosa che tu sotto sotto magari non è che ti arriva proprio che ti stupisce questa cosa, ok?
e tu quindi saprai assolutamente come agire. Va bene? Mi raccomando, ragazzi e mie ragazze, ragazzi, fate sempre pratiche, guardate tutto come una grande messa in scena dell'anima e dello spirito, ok? Affinché voi possiate allearvi con questi eventi e generare questa prosperità e questa opulenza che ci hanno raccontato gli oracoli, ok? Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo altro, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.